Oggi voglio parlarvi e rispondere ad una domanda che mi viene fatta sempre. Sottotitoli, sì o no? Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Spesso ricevo sempre delle mail o dei messaggi su Instagram in cui le persone mi chiedono se e come usare i sottotitoli. Infatti, quando guardi una serie TV o un video su YouTube in italiano, dovresti attivare i sottotitoli e in che lingua? Sul mio canale sono disponibili i sottotitoli in due lingue, italiano e inglese, e speriamo di aggiungere altre lingue nei prossimi mesi. Ma comunque, cosa conviene fare? Conviene guardare i miei video con i sottotitoli o no? Beh, la risposta è dipende. Dipende da molti fattori, come per esempio il tuo livello, la tua madrelingua, ma allo stesso tempo anche dalla difficoltà del video che stai guardando. Quindi andiamo per ordine e cerchiamo di capire qual è la cosa più giusta da fare. Prima di iniziare però voglio ricordarti che se vuoi supportare il mio canale puoi farlo lasciando un bel mi piace e non dimenticare anche di iscriverti al canale, così non perderai tutti i video futuri. Adesso iniziamo subito con il video e cerchiamo di capire che cosa dovrebbero fare gli studenti principianti con i sottotitoli. Beh, se sei uno studente principiante, il mio consiglio è attiva assolutamente i sottotitoli. Questo perché attivandoli sarà molto più facile capire quello che ascolti in un video o in una serie TV e poi riuscirai anche ad associare le parole parlate a come sono scritte. Leggere i sottotitoli mentre guardi un video ti aiuterà anche a capire meglio il significato di alcune parole ed espressioni e anche capire la struttura grammaticale di una frase. Pensaci, quando a scuola studiavamo la matematica e facevamo una domanda al nostro insegnante, beh, che cosa succedeva? Il professore o la professoressa forse iniziavano a dirci questo problema di matematica a voce, però sarebbe stato troppo difficile e allora l'insegnante avrebbe iniziato a scrivere il problema di matematica alla lavagna. Beh, quando stai imparando una nuova lingua è la stessa identica cosa. Leggere e capire cosa c'è scritto è molto più facile di ascoltare e questo è totalmente normale, non preoccuparti. Quindi, vedendo una frase scritta, non soltanto riuscirai a capire meglio quello che un personaggio o la persona nel video sta dicendo, ma riuscirai anche a capire meglio parole, espressioni e strutture grammaticali. Però un altro mio consiglio per gli studenti principianti è quello di guardare video o serie TV con episodi molto brevi. Questo perché se guardi un contenuto breve puoi guardarlo due volte e forse la prima volta puoi guardarlo senza sottotitoli e la seconda volta invece puoi guardarlo con i sottotitoli, in modo tale riuscirai ad allenare il tuo orecchio, ma allo stesso tempo con i sottotitoli la seconda volta capirai perfettamente quello che stanno dicendo. Ovviamente questo dipende molto dalla difficoltà dei video che stai guardando. Io sempre ricevo messaggi di persone che mi dicono: Stefano, il tuo italiano è molto chiaro, riesco a capire tutto. Certo, io parlo in modo molto chiaro, ho questo modo di parlare, però non è così per tutte le persone che parlano italiano. Quindi potete provare a guardare i miei video che sono abbastanza brevi senza sottotitoli e poi la seconda volta con i sottotitoli forse. Però prima di passare ad alcuni consigli per gli studenti intermedi e avanzati, voglio consigliarti una piattaforma fantastica che rivoluzionerà il modo in cui tu usi i sottotitoli. Sto parlando di Lingopie. Lingopie è una piattaforma che ti permette di guardare film e serie TV italiani in lingua originale nel tuo paese. Hanno un catalogo che cresce ogni giorno e la mia funzione preferita sono ovviamente i sottotitoli. Infatti tu puoi scegliere di attivare i sottotitoli in italiano, inglese o entrambi. Attivare entrambi i sottotitoli nello stesso momento è una funzione eccezionale soprattutto per gli studenti principianti. Così puoi davvero capire tutto e
studiare attivamente la lingua mentre guardi una serie TV. Però i sottotitoli di Lingopie non sono semplici sottotitoli, infatti sono interattivi, puoi interagire con i sottotitoli per vedere la traduzione di una parola, aggiungerla alla tua lista e ristudiarla più tardi. Poi nei sottotitoli vedrai alcune parole sottolineate, che sono le parole più rilevanti di una frase. Insomma, questo nuovo modo di usare i sottotitoli è davvero incredibile. Il team di Lingopie mi ha dato un link per tutti voi per ottenere uno sconto speciale sui loro abbonamenti. Quindi puoi cliccare sul link qui sotto in descrizione per iniziare la tua prova gratuita di 7 giorni e poi fammi sapere che ne pensi. Buona visione! E ora quindi passiamo agli studenti intermedi e avanzati. Il mio consiglio è quello di usare principalmente i sottotitoli nella lingua target, quindi in questo caso in italiano. Certo, se necessario puoi passare i sottotitoli per esempio in inglese quando non capisci qualcosa, però io ti consiglio di avere i sottotitoli in lingua originale, in italiano. E probabilmente sono quasi sicuro che se sei uno studente intermedio o avanzato riesci a capire abbastanza bene quello che ascolti. Quindi forse capisci il 100% di quello che dico, magari non è lo stesso per un film o una serie TV dove possono esserci accenti diversi, dialetti, però in generale le tue capacità di comprensione sono abbastanza alte. E allora se capisci perché usare i sottotitoli, ricorda che più il tuo livello è alto e più la funzione dei sottotitoli non è quella di aiutarti a capire che cosa stanno dicendo i personaggi di un video, ma a capire meglio parole e strutture grammaticali che altrimenti avresti ignorato. Io per esempio sono molto avanzato in inglese, lo parlo da più di 10 anni, sono stato un anno negli Stati Uniti, quindi sono fluente, ma comunque anche se sono uno studente avanzato guardo i film e le serie TV con i sottotitoli. E perché questo? Beh, perché io non capisco il 100%, non sono madrelingua, ma forse capisco il 99,5%. Se quindi io sto guardando una serie TV e un attore, un'attrice dicono una parola o un'espressione che io non conosco, senza sottotitoli probabilmente l'avrei ignorata. Perché quando tu stai ascoltando le cose che non capisci, le cose che non conosci, le ignori. Se stai leggendo però non è la stessa cosa, perché stai attento a ogni singola parola. Quindi se io vedo una frase nei sottotitoli e c'è una parola che non conosco, beh, in quel caso subito la mia mente si attiva e pensa non conosco quella parola, allora metto in pausa il film, la serie TV e vado a cercare quella parola sul dizionario. Se non avessi avuto i sottotitoli, quella sarebbe stata un'occasione mancata per imparare una nuova parola. Quindi ricorda, più sei esperto in una lingua e più i sottotitoli ti aiutano a notare nuove cose. Invece più sei principiante e più i sottotitoli ti aiuteranno a capire effettivamente le parole che stanno dicendo, che stanno pronunciando i personaggi di un film. Molti dicono no, io non voglio guardare le cose con i sottotitoli perché mi distraggono. Ma non è vero, no, questo è solo un esercizio. Più guarderai le cose con i sottotitoli e più la tua mente inizierà a ignorare i sottotitoli. Infatti, dato che io guardo le cose con i sottotitoli da tanti anni, praticamente io ignoro i sottotitoli, ma li uso soltanto quando c'è qualcosa che non capisco. Quindi se un personaggio dice qualcosa e non capisco quella parola, allora subito il mio occhio cade su quella parola, cade sui sottotitoli. Però appunto io so fare questo perché guardo sempre le cose con i sottotitoli, è un esercizio e se inizierai anche tu a fare questo esercizio sarà molto naturale per te. Ora mi raccomando, anche l'orecchio è molto importante perché quando parli con una persona dal vivo non ci sono i sottotitoli, quindi è anche importante
importante esporsi alla lingua senza sottotitoli, per esempio ascoltando podcast o parlando con una persona. Ma i sottotitoli comunque sono uno strumento importantissimo per migliorare in una lingua, quindi sì, ti consiglio di usarli. Però mi raccomando, usali bene. E tu che ne pensi? Hai qualche domanda? Avviamo una conversazione qui sotto nei commenti e fammi sapere la tua opinione. Se questo video ti ha aiutato, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Ti ricordo anche che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere contenuti interessanti per studiare e migliorare in italiano, puoi iscriverti alla newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!